fa piacere che siate tutti interessati a questo argomento, quindi oggi approfondiamo da un punto di vista psicologico cosa si intende per invecchiamento e la parola invecchiamento indica chiaramente un processo. Nel momento in cui noi parliamo di processo dà proprio l'idea di movimento. Il nostro titolo, il titolo proprio di oggi, racchiude questa parola, invecchiare. Invecchiamento è un processo. Un processo prevede che noi siamo in costante cambiamento. Altro elemento che noi vediamo sempre nel titolo è lo scorrere del tempo, perché noi generalmente correliamo l'invecchiamento con il passare del tempo. Terza parola su cui mi soffermo è la parola benessere. Benessere, il suo significato indicativamente è stato di salute buona, quindi io sto bene fisicamente, oppure indica agiatezza, un'agiatezza più materiale. Se poi guardiamo bene nel vocabolario c'è una terza definizione in cui ci si focalizza molto ancora sull'aspetto materiale, però dice sensazione soggettiva di benessere, di agiatezza, di star bene fisicamente o materialmente. E a me interessa soffermarmi sulla espressione sensazione soggettiva, perché pone l'attenzione, la centralità sul singolo, sull'importanza di come noi viviamo le cose. E infatti io ho scritto ben staccato essere, ben esistere. Per poter ben esistere, noi oggi ci focalizzeremo proprio sulle caratteristiche individuali che possono aiutarci in questo processo. Vi presenterò, proprio per cercare di capire nel profondo questo titolo, un modello teorico che è frutto comunque di ricerche, quindi non è una teoria perché uno psicologo si è svegliato una mattina e ha detto io la vedo così riguardo all'invecchiamento, ma è frutto di ricerche sperimentali. Quindi anche quando dirò delle cose che io mentre le scrivevo dicevo beh mi sembrano quasi scontate, in realtà dietro quella frase o quel concetto ci sta un processo di ricerca. In realtà la ricerca sull'invecchiamento è recente, perché gli studi approfonditi partono dal 1970, quindi non è da tanto che si approfondisce il tema dell'invecchiamento, perché tutta la psicologia dello sviluppo in generale si è sempre focalizzata su infanzia e adolescenza. E quindi poi questa parte è stata approfondita prima del 1970, soprattutto da chi si occupava del declino fisico, facendo poi in realtà, portando avanti pochi risultati, nel senso che noi possiamo avere un'idea delle varie patologie, ma trovare un quadro univoco che accomuna le persone in determinate fasi della vita o fasce di età è quasi impossibile. Nel senso, io non posso standardizzare e dire questa fascia di età avremo tutti questa patologia. Quindi è talmente differenziato il processo dell'invecchiamento che di fatto è difficile arrivare a una linea comune. Da qui poi, proprio perché si è notata la complessità di questo processo, di questo movimento della nostra vita, la psicologia ha incominciato a dare il suo contributo, focalizzandosi poi sull'aspetto individuale. Quali sono le differenze nel singolo che portano ad un invecchiamento armonioso, a differenza magari di altri soggetti, di altre persone. Quindi l'obiettivo di oggi è proprio cercare di, alla fine di questo incontro, aver capito nel profondo il significato di questo titolo e cercare di portare a casa delle informazioni che però vi risuonino dentro in maniera poi un po' pratica. Quindi noi oggi parliamo in maniera teorica, però cercherò anche di portarvi degli esempi per cercare di vedere quello che si dice nella teoria nella vita di tutti i giorni. Tra l'altro, visto che di recente mi sto occupando di approfondire un filosofo che è Rudolf Steiner, mi ha colpito che la psicologia ha iniziato a studiare l'invecchiamento, appunto vi dicevo, attorno al 1970. Poi ho trovato questa frase di questo filosofo che risale al 1923.
Io ve la metto subito all'inizio perché vedrete che nell'arco della presentazione quello che è stato detto da questo filosofo qualche decennio prima, in realtà la psicologia l'ha dimostrato poi nel tempo. Quindi sicuramente c'era chi già aveva un'idea del tema dell'invecchiamento, e poi in realtà la psicologia non ha fatto altro che portare dei dati a favore di determinati concetti. Infatti Rudolf Steiner diceva: invecchiare è un'arte, è anche il titolo di un suo libro, che richiede coraggio e fiducia, e l'umanità dovrebbe imparare a invecchiare consapevolmente. Addirittura questo filosofo dice: bisogna educare i bambini all'invecchiamento, cioè dobbiamo prevedere una crescita, una pedagogia che accompagni il bambino ad essere un adulto, un anziano coraggioso, di fiducia, e che quindi sappia vivere anche quella fase della vita. Io l'ho resa un po' riduttiva, in realtà è molto più complesso il suo pensiero, però come vi dicevo, l'invecchiamento può essere definito come un processo. A me piace questa parola perché dà proprio l'idea del movimento. Un processo di modificazione di un organismo, qui stiamo parlando dell'essere umano ovviamente, in funzione del tempo. In questo senso rientra nei processi di accrescimento e maturazione. Allo stesso tempo indica avanzamento verso la vecchiaia, che è una cosa diversa. Con vecchiaia noi intendiamo la fase della vita dopo l'età adulta, quindi c'è una distinzione in infanzia, adolescenza, giovane adulto, adultità, vecchiaia, molto standardizzata, dove le età non sono ben chiare e dove dipende molto dal soggetto. Poi per standard noi diciamo che la vecchiaia inizia dai 65 anni. Esatto, sicuramente c'è chi qui è ancora giovane. Ma è una necessità più che altro proprio perché abbiamo bisogno noi, sia nelle ricerche sia nello studio, di un po' dare delle classificazioni, creare dei gruppi. E quindi c'è un po' questo. Sicuramente nell'arco si arriverà ad alzarla questa età, perché una volta comunque si andava in pensione, per dire, a 50 anni, quindi 65, uno era già fuori dal mondo, dal lavoro da 15 anni, oggi stai ancora lavorando. Io probabilmente lavorerò fino alla morte, non so, a questo punto, perché non si sa. Allo stesso tempo indica avanzamento verso la vecchiaia, appunto, come vi ho spiegato, l'ultima fase dell'età adulta, e stadio di sviluppo inevitabile per tutti quegli esseri umani che vivono abbastanza a lungo. Vi faccio notare che io da qui inizierò a parlare e usare la parola sviluppo, che di solito noi la colleghiamo a chi? Ai bambini. Rispetto al tema dell'invecchiamento, l'approccio più realistico, basato su molteplici risultati sperimentali, è la prospettiva che si chiama in inglese lifespan, cioè della psicologia dell'arco di vita. Allora, anche a me non piacciono le espressioni in inglese, però le userò come sinonimo per non essere troppo ripetitiva. Quindi quando userò l'espressione lifespan è solo per non ripetere 1000 volte psicologia dell'arco di vita, però sono la stessa cosa. Questa prospettiva propone una chiave di lettura basata su dati empirici, quindi tutto quello che vi dirò è frutto di ricerche, partendo da presupposti differenti rispetto alla ricerca tradizionale sullo sviluppo, che era appunto focalizzata su infanzia e adolescenza. Come vi dicevo prima, c'era proprio un problema, un gap a livello di ricerca e di studio. Ci si era focalizzati solo sull'infanzia e sull'adolescenza. Di conseguenza, l'idea che ci si era fatti della vita e del singolo individuo è che la nostra vita fosse paragonabile a una sorta di collina, quindi una fase di crescita per poi una fase di declino, senza aver mai studiato però la vecchiaia. L'idea invece della lifespan è un po' diversa, non si rappresenta con una collina,
Secondo l'approccio lifespan, lo sviluppo è un processo che dura tutta la vita, perché per sviluppo si intende cambiamento, acquisizione di informazioni, e quindi se io acquisisco nuove informazioni, io rinnovo anche la mia struttura, le mie conoscenze e il mio modo di agire. Vedete che infatti ho rappresentato una linea. Questo è come rappresenta il percorso di vita la psicologia dell'arco di vita. Ovviamente non è che nella nostra vita è un piattume, ok, tutto linea uguale, però le fasi di crescita e declino fanno parte di tutta la nostra vita. Perché se io penso a un adolescente che inizia ad andare a scuola e quindi acquisisce informazioni, inizia a frequentare amici, ma mi va in depressione, ha una fase di declino, non esce più con gli amici, magari smette di mangiare, quindi capite che non è aumento le mie, miglioro e peggioro solo nell'invecchiamento, ma in tutta la nostra vita è così. E non solo, perché sono cose che poi magari a cui non facciamo caso, quando io entro nel mondo del lavoro e riflettendo, preparando le slide, riflettevo proprio su di me. Un conto è tutto quello che io ho studiato all'università, ma io ho dato tanti esami che poi nel mio percorso lavorativo non mi sono serviti, cioè ho abbandonato, però quelle informazioni io le ho acquisite e poi sono andata a perderle perché mi sono dedicata e ho approfondito altro, quindi crescita, declino, in qualsiasi fase della nostra vita. Lo sviluppo è un processo caratterizzato da acquisizioni, quindi io che acquisisco, quando io acquisto qualcosa io mi riempio di qualcosa e infatti le acquisizioni possono essere basate su accrescimento delle esperienze oppure acquisizioni che di conseguenza diventano innovative perché io acquisisco nuove competenze. Questo vale per tutta la vita, perché se io prima, vi faccio un esempio però di vita di tutti i giorni, no? Io non so cucinare, non sono brava, però allora se so che non sono brava, ho comprato dei libri. Oggi i libri non li uso più, perché ho Instagram, ci sono tutte queste persone che mi fanno vedere come cucinare, diventa tutto molto più rapido, no? Quindi io accresco la mia esperienza perché vedo qualcuno che nella pratica mi fa e poi cambio il mio stile di cucinare perché mi insegnano che una cosa fatta in un modo non esce così bene, se la faccio in un altro è più gustosa. Quindi anche con la tecnologia in realtà noi andiamo a compensare dei limiti, perché sono andata a compensare un limite, e allo stesso tempo acquisisco informazioni. Nello sviluppo, in tutto lo sviluppo in generale, ci entrano in gioco fattori differenti che vanno a influenzarci, i fattori individuali e i fattori che io qui ho chiamato esterni. Nei fattori individuali rientrano la genetica, l'ambiente di provenienza, ma l'ambiente di provenienza come fattore esterno, l'età è un fattore individuale, le influenze storiche, fattore esterno. Se qui scoppia una guerra, non dipende da me, però è un fattore esterno che sicuramente influenzerà la mia vita, quindi il mio processo di sviluppo, sia che io abbia 10 anni, sia che io ne abbia 70. E poi ci sono le influenze dette non normative, che sono quelle influenze determinate dalle mie scelte personali, quindi una scelta personale, fattore individuale, mi porta a determinare poi un fattore esterno che mi influenzerà. Scegliere visto che prima citava dove io ho studiato a Padova, scegliere di studiare a Milano, scegliere di studiare a Padova, è una scelta mia, personale, fattore quindi non normativo, perché è una scelta. Questo ha determinato un fattore esterno differente,
una città anziché un'altra. Il fattore esterno determina esperienze differenti. Nel mio sviluppo questa cosa cambia. Non so se vi sembra chiaro come esempio. È come, non so, diventare suora e voi presumo che abbiate case un po' dappertutto, e un conto è fare le vostre esperienze all'estero e partire dalle esperienze all'estero, oppure fare prima tanti anni in Italia e a un certo punto andare all'estero e viceversa. Sono fattori esterni che vi influenzano, promuovono uno sviluppo diverso rispetto a una suora che per X ragioni è rimasta sempre in Italia o sempre nella stessa casa. Adesso non so se è possibile questo esempio, cioè di una suora che è sempre nello stesso istituto, nella stessa casa, però influenze diverse. Anche solo il conoscere culture differenti dalle nostre ci cambia, perché ci obbliga a cercare di capire abitudini diverse, approcci diversi, visione della vita differente. Quindi una suora che è stata all'estero e ha incontrato culture molto differenti dalla nostra avrà acquisito e sviluppato una conoscenza che può essere diventata anche un'acquisizione innovativa, perché magari l'ha portata ad aprirsi in maniera differente a ciò che è diverso da noi. In pratica l'invecchiamento è un processo più complesso e differenziato di quanto comunemente si crede. Non è un processo omogeneo né all'interno di una vita individuale né nelle vite di persone della stessa età. Balz dice, proprio nelle condizioni di perdita o limitazione, una persona impara nuove strategie di progresso e di dominio delle perdite. Il declino e il miglioramento costituiscono le due facce di uno stesso processo dinamico. È un po' difficile questa frase, però fondamentalmente se io, quando l'ho scritta, mi è venuto in mente un esempio molto semplice, ma che di fatto vi porto perché tante persone si rifiutano di farlo. Le persone che arrivano da me mi dicono: ma io faccio un po' fatica con la memoria, mi dimentico gli appuntamenti. E io generalmente dico: prendo la mia borsa, tiro fuori la mia agenda, io ce l'ho ancora cartacea, ok? E dico: ma anch'io me le dimentico se non me le scrivo. Cioè, io posso accorgermi, no? Di perdere qualcosa, ma la persona in fase di sviluppo impara nuove strategie di progresso e di dominio. Io posso dominare la mia perdita trovando delle strategie compensatorie. E tanti mi rispondono: no, ma io devo sforzarmi. Dico: vada avanti come vuole, però continuerà ad accumulare degli insuccessi. Poi entrano in gioco tanti fattori: quante cose devi tenere a mente, magari con l'età di fatto un pochino si perde a livello cognitivo, ma se io sono consapevole so anche dominare la mia perdita e quindi metto in atto delle strategie. Perché mi devo irrigidire sul ho sempre fatto così? Ho sempre fatto così, mi sto dicendo, mi voglio bloccare a livello di sviluppo. Se io voglio crescere, mi adeguo. È un po' come, non lo so, ci sono i bambini che a volte ti dicono: io non voglio crescere, no? Che è una cosa inevitabile. Se è una cosa su cui si può parlare, è una cosa leggera, no? Poi a volte in alcuni casi diventa un problema perché veramente non vogliono crescere. Però vedete che nel bambino ci rendiamo più conto del blocco. Nella persona adulta e nell'anziano diciamo: vabbè, poverino, ha sempre fatto così. Attenzione, ti stai bloccando a livello di sviluppo. Vi sembra più chiara adesso questa frase? Perché quindi un elemento importante che di fatto ci differenzia è questa cosa che si chiama plasticità intraindividuale. È la possibilità di adattamento delle proprie risorse fisiche e psichiche alle condizioni di vita determinate dall'ambiente esterno.
In altre parole, noi abbiamo una possibilità. Un conto è la possibilità, un conto poi è mettere in atto e sfruttare questa mia possibilità. Con i miei strumenti, perché poi ognuno ha i propri. Questo rientra nelle caratteristiche individuali che chiamiamo proprio plasticità. Ma noi potenzialmente questa plasticità la possediamo. La utilizziamo perché l'adattamento non è facile. Ma noi nasciamo e cresciamo con questa potenzialità, sia a livello fisico sia a livello psichico. A un certo punto, naturalmente, vi farò presente quanto è importante investire più sulla plasticità psichica, perché naturalmente a volte il corpo ci blocca un po'. Ma anche lì vi farò degli esempi di persone che sono riuscite, nonostante le limitazioni fisiche, a mettere in atto questa potenzialità, questa caratteristica umana che è la plasticità. E la plasticità ci appartiene da quando nasciamo. Ogni età è caratterizzata da diverse acquisizioni cognitive e affettive, da diverse motivazioni e influenze sociali e da obiettivi di realizzazione personale. Nel senso che questa plasticità io la metto in gioco quando a un certo punto della mia vita ho delle influenze sociali e quindi qualcuno che ti dice a questa età dovresti sposarti, ad esempio, no? L'influenza sociale, dovresti fare un figlio. Io mi posso adattare a questi stimoli facendo delle scelte di un tipo o di un altro, partendo però dal riconoscere quali sono i miei obiettivi e quindi alla luce degli obiettivi metto in atto questa plasticità. Io posso dimostrare plasticità quando una volta che vado in pensione decido di utilizzare le mie competenze per offrirle ad altri. Ad esempio c'è un'associazione che si chiama la Banca del Tempo. Sono persone anche magari che lavorano ancora, semplicemente chi è in pensione magari ha più tempo a disposizione. Mettono a disposizione del tempo per offrire a qualcun altro le proprie competenze. Ho sempre fatto il ragioniere, io offro del tempo per aiutarti a fare determinati calcoli, per verificare determinate cose, oppure per accompagnarti in banca e capire 2 cose in più sulla tua situazione economica. Ho sempre lavorato in posta, e questo è il mio paziente che mi diceva ci sono le persone che vanno un po' aiutate innanzitutto a portare pazienza, perché quando entri in posta in effetti è un po' lunga la storia, e poi perché vanno aiutati a capire perché ti fanno mettere delle firme, perché ti chiedono dei documenti. Allora lui metteva a disposizione questa sua competenza. Le insegnanti anche offrono del loro tempo, quindi in base alla mia competenza professionale io mi metto in gioco e offro agli altri. Questa è una concretizzazione di questa possibilità di adattamento. Io sono in pensione, ma se ci sono domande mi potete fermare. Ecco, questo non l'ho detto all'inizio, però senza alcun problema. Mi viene da dire che questo noi suore lo facciamo, cioè quando vai in pensione a parte che non vai neanche in pensione, che uno rimane comunque sempre attivo, cioè cerca di dare una mano. Sì, diciamo che la fatica, in base anche a quello che ci si diceva quando ci siamo incontrate, è riuscire a vedere fin dove posso dare una mano, no? Nel mio limite io cosa posso fare e come posso farlo, perché un elemento importantissimo è la consapevolezza dei propri limiti, che cambiano in funzione anche dell'età o di cambiamenti fisici che non dipendono da noi, diciamo. Perché quella è la parte su cui poi ci soffermeremo, ma che rientra proprio nell'analisi personale, no? Una persona che si osserva e se è in grado di riconoscere e accettare i propri cambiamenti e le proprie perdite, chiamiamole così, in realtà ha una marcia in più,
ha una marcia in più perché sa come compensare, sa fin dove arrivare e sa scegliere le cose in cui è ferrato e in cui riesce ancora bene.